Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 157. La disfatta degli Achei. L'alba torna a diffondersi dolcemente su tutto il mondo. Zeus raduna gli dei in riunione sulla cima dell'Olimpo. Ascoltatemi, che nessuna divinità tenti di sfidare la mia volontà e scenda sulla terra. Obbedite tutti al mio comando affinché questa situazione possa concludersi in breve tempo. Se qualcuno si allontanerà, cercando di aiutare greci o troiani, sappia che dovrà subire la mia ira. Non lo colpirò con i miei fulmini, ma finirà nell'abisso del Tartaro, dove la porta è di ferro e la soglia di bronzo, lontano quanto la terra dista dal cielo. Allora si renderà conto della mia potenza su tutti gli dei. Se tutti insieme voi provaste a tirare una catena per smuovermi, non riuscireste a spostarmi di una unghia. Se dall'altro capo tirassi io, insieme a voi trascinerei la terra e il mare sulla cima dell'Olimpo. Le divinità, spaventate dalle sue parole, rimangono mute. Solo Atena trova il coraggio di parlare a Zeus, sola a solo, quando l'assemblea si scioglie. Padre, conosciamo la tua potenza. Al tempo stesso proviamo compassione per i greci. Ci terremo lontani, come hai ordinato, ma vorremmo ispirare loro almeno un consiglio per salvarli. Non vogliamo che muoiano tutti a causa del tuo disprezzo. Zeus sorride. Fatti forza, figlia mia. Non ti spedirò nel Tartaro. Sarò magnanimo con te. Zeus lascia Atene interdetta e sale sul suo carro, trainato da cavalli degli zoccoli di bronzo e criniere dorate. Vestito d'oro, sprona i destrieri e va a volare tra la terra e le stelle. Arrivato sulla cima del monte Ida, libera i cavalli e si avvolge nella nebbia che rende invisibili gli dei. Sulla cima, luminoso, guarda i troiani e i greci. Nell'accampamento i soldati di Agamennone, rifocillati, si armano. Anche i troiani si preparano, salutano le loro donne e i loro bambini. Le porte della città si aprono ed è subito guerra. I combattimenti continuano, con il loro tributo ad Ade. A mezzogiorno Zeus, con una bilancia d'oro, pesa la battaglia e lo spirito della morte si abbatte sui greci. Zeus lancia un fulmine in mezzo agli Achei per spaventarli. Tutti tremano. Solo Nestore rimane calmo, anche se con il suo carro bloccato da un cavallo morto, senza più armi, e con Ettore che si avvicina. Diomede urla a gran voce a Nestore di salire sul suo carro e insieme vanno incontro al figlio di Priamo. Diomede cerca di colpirlo, ma la sua arma uccide l'auriga del troiano. Zeus lancia una nuova folgore davanti al carro di Diomede, spaventando i cavalli. Nestore, ora terrorizzato, consiglia a Diomede di fuggire. Non ha senso combattere, poiché è chiaro come Zeus in questo giorno si sia armato contro gli Achei. Diomede è riottoso a voltare le spalle alla lotta. Teme la derisione di Ettore, che arriva potente, mentre il greco sprona i cavalli verso le navi. Diomede,
Un tempo i tuoi compagni ti portavano onore con doni, ti donavano carri e colmavano il tuo calice. Ora vedo che ti sei trasformato in una femminuccia. Scappa pure verso le tue navi, sciocca ragazza. Non riuscirai a conquistare la nostra Ilio, né a rendere schiave le nostre donne. Ti ucciderò prima. Diomede fa fatica a mandare giù quel boccone amaro e per 3 volte pensa di voltare i cavalli e tornare a combattere, ma proprio quando la decisione si fa largo nella sua mente, per 3 volte Zeus tuona dal monte Ida, segnalando la vittoria dei troiani. Ettore incita i suoi compagni al combattimento, portandoli a dare attacco al fossato e al corto muro eretto a riparo delle navi. Desidera lo scudo di Nestore, che si dice sia fatto tutto d'oro, e l'armatura di Diomede, che altrettanto si dice sia opera di Efesto. Vuole dar fuoco alle navi e cacciare i superstiti dalla rada di Troia. Alle superbe parole di Ettore, Era pare bollire sul suo trono. Parla a Poseidone per convincerlo ad intervenire, ma l'impetuoso dio del mare le ricorda che nulla loro possono agire all'insaputa del dio che raccoglie le nubi, e che Zeus è stato ben chiaro su quel che desidera non venga fatto. Era non ci sta, e dall'Olimpo rafforza il cuore di Agamennone. Costui apostrofa i suoi comandanti, che avevano promesso di uccidere da soli 200 troiani ciascuno, mentre ora indietreggiano davanti a uno solo. Egli, che non ha trascurato onori e sacrifici, deve piegare la testa a questa vergogna, dunque? Che Zeus gli permetta di salvare almeno i suoi soldati e li protegga nella fuga. Il padre degli dei è toccato dalle lacrime di Agamennone e magnanimo concede la salvezza al suo esercito. Come segno invia un'aquila che stringe tra gli artigli un cerbiatto. L'uccello deposita la preda proprio sull'altare dove i greci usano fare sacrifici in suo onore. Tutti i soldati, sguardo al cielo, sono testimoni di questo prodigio. Il loro spirito combattivo è rinnovato e si lanciano in una controffensiva. Nessuno precede Diomede nell'attraversare il fossato e ingaggiare il corpo a corpo. E poi Aiacete l'Amonio e il suo figliastro Teucro, abile con l'arco. Non c'è tiro d'arco di Teucro, protetto dietro lo scudo del padre, che non vada a segno e porti via la vita a eccellenti troiani. Ettore, accortosi della coppia mortale, prende di mira i 2. Le frecce di Teucro non riescono a colpirlo, ma Ettore rimane diviso da lui, troppo lontano. Raccoglie una pietra e la lancia verso il giovane. Gli rompe la clavicola e Teucro viene velocemente portato nelle retrovie. La vittoria torna in mano troiana. Era è su tutte le furie e Atena si rode per l'insensibilità di Zeus, che ha scordato quante volte ella, pietosa, ha dato conforto al suo amato figlio Eracle. Entrambe corrono ad indossare le armature e a preparare il carro. Sulle porte dell'Olimpo incontrano Iris, inviata da Zeus, che ha seguito ogni loro mossa. Zeus vi ha vedute e spezzerà le gambe ai vostri cavalli, distruggerà il vostro carro in modo che comprendiate cosa significa ostacolare la volontà del più potente. Zeus non è irato con Era, poiché gli è noto il carattere furioso della sposa. Il suo furore è tutto per Atena, audace e sfrontata figlia. Le 2 dee concordano che non è saggio portare discordia nell'Olimpo a causa di fatti dei mortali e ritornano sui loro troni dorati. Zeus torna nel palazzo, sulle cime del monte degli dei. Era non trattiene la sua foga e gli rimprovera di essere ostinatamente contrario alle forze achee che lei sostiene.
cara moglie. Domani all'alba, con i tuoi stessi occhi potrai vedere la mia ira decimare grande numero dei tuoi protetti. Ettore continuerà a combattere fino all'intervento di Achille, quando il pericolo per i greci diventerà estremo, quando tutti verseranno lacrime per la morte di Patroclo, poiché è ciò che accadrà. E sappi che non mi importa delle tue reazioni e non mi curo della tua rabbia. So che nessuno è più testardo di te. La notte sulla terra giunge grata agli Achei, mentre viene accolta con delusione dai troiani che devono interrompere gli scontri. Ettore invita i suoi a sopportare questa pausa infausta con canti e una buona cena. Ordina di organizzare turni di guardia per sorvegliare che i greci non fuggano di notte e tutti ridono, oppure che qualcuno di loro non si azzardi a cercare di fare qualche incursione in campo troiano. All'alba, continua, innalzerà preghiere a Zeus affinché venga concessa la vittoria ai troiani. Assicura che risveglierà l'ira di Ares attorno alle navi achee e che cercherà nella mischia Diomede se domani il figlio di Tideo avrà la faccia tosta di farsi vivo dopo la sua fuga vergognosa. Un boato di approvazione accoglie le parole di Ettore, lo sterminatore. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se poi credi che questo progetto meriti un tuo supporto, fai clic sul link TPI in descrizione e scopri come puoi sostenerlo. A questo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, rispondo alle domande che mi vengono poste sulle varie piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Spreaker e altre, ma alle quali lì ancora non è possibile rispondere. Ringrazio Fabrizio Barbagallo, primo donatore in assoluto di questo podcast, seguito a ruota da Gabriele Ciaramella e da Michele Pepe. Grazie. E ringrazio Speranza, prima sostenitrice ricorrente di questo podcast. Grazie di cuore. Grazie. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.